Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi ritorniamo con una recensione di un rugged phone. Per la precisione, nel video di oggi andremo a fare il test e l'unboxing del nuovissimo Oukitel VP27. E Oukitel ci ha tenuto così tanto a far capire che questo smartphone è anticaduta, impermeabile e antipolvere, che ha inserito un bellissimo layout posteriore completamente in stile militare. Guardate che layout aggressivo, sembra veramente un cellulare militare. Per quanto riguarda il video di oggi, l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing andando a analizzare tutta la scheda tecnica e nella seconda parte andremo a fare tutti i test, il test game, il test della fotocamera e anche il test del Super Night Vision. Prima di partire con la recensione vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto per poter acquistare questo bellissimo Oukitel VP27 e il riassunto di tutta la sua scheda tecnica. Sigla e partiamo con l'unboxing. Tiriamo via la scatola. Olè! Guardate che bello, mi piace da matti questo colore militare, dà veramente il senso della resistenza. Ha superato sia l'IP68, l'IP69K e il temutissimo test militare da appunto il colore STD810G. Comunque dopo lo andiamo a analizzare. Finiamo l'unboxing, troviamo anche la garanzia e il manuale di installazione comprensivo di lingua italiana. Concludendo il tutto troviamo anche il cavo di ricarica di tipo C, l'alimentatore dotato ovviamente di tipo C e compatibile con la ricarica rapida, la cover ergonomica trasparente, andiamo a vedere se combacia perfettamente. Ho apprezzato tantissimo l'aggiunta di questa cover protettiva perché è vero sì che questo cellulare è super rugged, anti tutto un carro armato. Adesso facciamo anche un po' di test rugged. Tuttavia se ci dovesse cascare in superfici un po' ruvide come la ghiaia o il cemento si potrebbe segnare un pochino il telaio, come mi è successo nel mio vecchio smartphone. Guardate, spero che si veda bene dalla telecamera, non si è mai rotto, vedete anche lo schermo funziona correttamente, però a forza di cadute accidentali sull'asfalto anche qui si è segnato in maniera irreversibile. Invece Oukitel ha pensato anche questo e con l'aggiunta di questa cover diminuisce praticamente al 100% i rischi di graffi accidentali. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della dotazione base. E ora andiamo a analizzare il telaio. Partiamo dal lato di sinistra dove troviamo il tasto personalizzabile e lo slot per le nano SIM. Come vedete è addirittura triplo slot, potete inserire in contemporanea nano SIM 1, nano SIM 2 e una micro SD per espandere la memoria fino a 2 TB. Nella parte inferiore troviamo il microfono e ben protetto da questo gommino protettivo che ne aumenta ulteriormente l'impermeabilità, il cavo tipo C di ricarica e il jack 3.5 delle cuffie. Nel lato destro troviamo il regolatore del volume, più e meno, e il tasto d'accensione che ha anche il sensore di impronte digitali. E per quanto riguarda il comparto fotografico, nella parte frontale abbiamo la selfie camera da 16 megapixel e nella parte posteriore, a mio parere il punto forte di questo smartphone, una tripla fotocamera con la principale da 64 megapixel, night vision da 20 megapixel e una macrocamera da 2 megapixel. Qui c'è il LED a flash e questi sono i 4 LED del Super Night Vision. E per quanto riguarda le dimensioni, ha un'altezza di 176 mm, una larghezza di 83, uno spessore di 14 per un peso totale di 320 grammi. Per quanto riguarda lo schermo, monta un display LCD IPS da 6,78 pollici in Full HD Plus, 1080 pixel x 2460 pixel, 120 Hz di refresh rate a 396 ppi. E per quanto riguarda la protezione dello schermo, è dotato della potentissima Gorilla Glass Serie 5. Per quanto riguarda il processore, il cuore pulsante di questo bellissimo Oukitel VP17 è il bellissimo MediaTek Helio G99, dotato di 2 Cortex A76 da 2,2 GHz e 6 Cortex A55 da 2 GHz. E per quanto riguarda la GPU, è dotato di una GPU Armali G57. Adesso andiamo a fare un breve tour delle impostazioni. Come vedete ci sono tutte le funzioni principali di Android 13, che è l'ultimo sistema operativo uscito in casa Android. Per quanto riguarda la batteria, è dotato di una batteria a litio non removibile da 8500 mAh, che lo fa resistere a 30 ore di chiamate ininterrotte, 12 ore di riproduzione video e fino a 20 giorni in standby prima di doverlo ricaricare. Per quanto riguarda la RAM e lo spazio di archiviazione di questo smartphone, vi dico subito che è dotato di 12 GB di RAM e di ben 256 GB di memoria. E come vi ho anticipato durante l'introduzione, lo potrete anche espandere con una micro SD fino a 2
2 TB, ma potete anche espandere la RAM con la bellissima funzione della RAM virtuale che adesso vi mostro subito. Per attivarla vi basterà scendere fino a quando troverete l'opzione Memory Expansion, dopodiché dovrete fleggare questo cerchietto qua in alto e potrete scegliere di espandere la RAM di 1, 2 o 3 GB di RAM per un totale di ben 15 GB di RAM. Veramente tanta roba. Anche per quanto riguarda il reparto audio potete completamente personalizzare e modificare sia i suoni che le vibrazioni e potete anche scegliere suonerie dedicate. Ma ora vi faccio vedere dove è stato inserito lo speaker in questo smartphone. Olè! È stato inserito nel retro nella parte inferiore e dopo ve lo farò sentire quando andremo a fare il test audio. Continuando con le nostre impostazioni, altra caratteristica importante in questo smartphone è presente l'opzione Trova il mio dispositivo, una funzione veramente utilissima in caso di smarrimento del cellulare. Ma devo dire che per quanto riguarda la sicurezza questo smartphone è veramente completo di tutto perché è anche dotato di blocco schermo PIN, sblocco facciale e sensore di impronte digitali. Praticamente ci sono tutti. Andiamo subito a testare il sensore di impronte digitale, mettiamolo in standby, vediamo. E l'ha sbloccato subito, avete visto anche che velocità. Facciamo altri 2-3 tentativi, vediamo. Sbloccato di nuovo e ora facciamo anche l'ultimo andandolo a mettere in difficoltà come faccio sempre col dito al contrario, ma l'ha sbloccato lo stesso, per cui direi che anche come sensore ci siamo. Per quanto riguarda il reparto fotografico andiamo a dare un'occhiatina alla fotocamera. Come vedete ci sono tutte le funzioni partendo dai video che hanno una risoluzione massima in 4K a 30 fps, gli infrarossi, la micro e alcune funzioni extra molto utili come lo scan QR code ed è una modalità ottimizzata e studiata per scannerizzare i codici QR. E ora vi mostro direttamente le foto che ho scattato con questo bellissimo Ukite WP27. Come avete visto da questa carrellata vi ho inserito sia foto scattate con la fotocamera principale da 64 megapixel, sia foto scattate con la macro e anche una panoramica. E devo dire che in tutti questi frangenti si è comportato abbastanza bene e anche per quanto riguarda i video sono pienamente in linea con gli altri rugged phone della sua stessa fascia di prezzo. Non nascerà come camera phone, però non è affatto male. E ora andiamo a testare il Super Night Vision. Questa è la mia postazione YouTube. Adesso andrò a spegnere tutte le luci e anche tutti i LED e vedremo con la stanza completamente al buio come si vedrà col Super Night Vision. Questo è quello che si vede con la Sony ZV-Log e questo è quello che si vede con l'Ukitel WP27. Guardate, si vede completamente il Mega Shuriken, anche tutta la mia libreria di giochi nerd, la spada di Zabuza, l'armatura di Vegeta e anche la lampada di Super Mario. Guardate di nuovo la differenza con Night Vision e senza Night Vision. Mettiamo la musica al massimo. La qualità a mio parere è abbastanza buona e anche la potenza, come vi dicevo, essendo un mono speaker è andata oltre le mie aspettative. E dato che sono già su YouTube andiamo a fare anche un test del display. Come sapete quasi sempre scelgo il video della Costa Rica, così potete anche fare un paragone con le altre mie recensioni. Andiamo ad attivarlo. Direi che anche qui ci siamo. Nonostante non sia un AMOLED, i colori, guardate, sono veramente molto naturali. Anche il refresh rate da 120 Hz si vede. Onestamente non trovo particolari difetti in questo schermo. E come ciliegina finale ho svolto anche un test gaming su tantissimi giochi 3D come Ace Combat, Modern Strike e Match Arena e devo dire che tutto sommato si è comportato veramente molto bene. I caricamenti sono sempre stati molto veloci e il refresh rate da 120 Hz si è fatto sentire in maniera molto positiva, donando un'ottima stabilità anche nelle scene da gioco più movimentate o caotiche. Ed avendo una batteria da oltre 8000 mAh potrete giocare anche 10-12 ore consecutivamente senza preoccuparvi di ricaricarlo. E infine, per quanto riguarda il prezzo, questo device verrà lanciato sia su AliExpress che su Amazon con un prezzo che varierà tra i 230 e i 250 euro. Se vi è piaciuta questa recensione e volete essere sempre aggiornati sulle novità di tecnologia, lasciate un like e iscrivetevi al canale così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi ricordo, prima di salutarvi, che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto per poter acquistare questo bellissimo Ukitel WP17 e i link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!